Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche disponibili per l'autunno 2024. Abbiamo la carta dell'appeso, amici del cancro. Periodo di riflessione probabilmente, periodo dove si cerca di vedere la realtà da un'altra prospettiva, o perlomeno nell'autunno sento come se aveste questo tipo di possibilità. Tenete presente che il cancro, e l'appeso è una carta che indica una certa lentezza a livello di ritmi di vita. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video, lì spiego anche le cuspidi, gli ascendenti, tutto quanto. E sempre nella descrizione del video potete trovare anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso di tarocchi intuitivi, è un corso base, e l'altro è un corso base di metafisica che parla dei chakra. Bene, comunque voi aprite la tendina della descrizione, lì ci sono tutti i link che potrebbero interessarvi, poi se avete delle domande aggiuntive mi contattate via email. Bene ragazzi, andiamo a vedere che energie ci sono disponibili. Ok, partiamo con un papa, il carro, un asso di bastoni, otto di coppe, sole, e 10 di coppe. Dunque ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi potrebbero esserci come dei messaggi sciolti, spot. Dopodiché farò i vari esempi per l'amore, il lavoro, l'economia del periodo. Partiamo da questo papa. Il papa può rappresentare un ruolo, può rappresentare una persona o un qualche tipo di, diciamo, ufficializzazione. Andiamo a vederlo. È anche una carta che parla di matrimonio, ok? Però adesso andiamo a vedere. Ok, imperatrice e 6 di coppe. Voglio andare a vedere anche il carro. Mm. 9 di bastoni e 3 di spade. Sento per adesso che è come se il periodo autunnale fosse un periodo per fare delle riflessioni su un certo tipo di movimento o di scelta che dovete fare. È come se fosse un momento di, sì, di riflessione, di pensiero, di valutazione. Perché qui con la carta del carro potrebbe arrivare uno spostamento, un trasferimento o proprio una decisione che andrete a prendere. E se poi guardo anche questo asso di bastoni che mi parla di inizi, può proprio essere l'inizio di un nuovo percorso. Andiamo a vedere questo asso di bastoni. Fante di coppe e regina di denari. Devo dire ragazzi che sento
questo movimento molto incisivo. Ho la sensazione che qualcuno potrebbe dover sacrificare una parte della propria vita in funzione di questo movimento, in funzione di questa scelta, però comunque con questo asso di bastoni devo dire che ci sono tutte le basi per iniziare in modo determinato un qualche percorso nuovo. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Temperanza, 6 di spade e 3 di pentacoli. Io ho proprio la sensazione che abbiate bisogno di allontanarvi dal gruppo familiare, da certe amicizie potrebbero essere, da qualche genitore, da qualche regola, ruolo, cioè probabilmente avete vissuto un tipo di realtà fino ad adesso ed è come se in quest'autunno maturaste un cambiamento. Qui potrebbe essere sia a livello lavorativo, sia a livello personale, sia a livello emotivo, adesso poi andiamo a vedere settore per settore, ma ho proprio come questa sensazione che abbiate bisogno di ristorarvi, di pensare con la vostra testa, di allontanarvi, sì, da certe regole. Andiamo a vedere il sole. È come se avesse bisogno di esprimere scusate, voi stessi. Abbiamo un 7 di pentacoli e un re di coppe. Che interessante, perché 7 di pentacoli più o meno ha la stessa energia dell'appeso, una carta e anche della temperanza, una carta di pazienza, di lentezza. Sento che non è esattamente il vostro ritmo abituale, ma è il ritmo che vi si chiede di mantenere in quest'autunno, perché potrebbe esserci come questa voglia di andare oltre, di fare, di brigare. Ehm, Potenzialmente questa situazione di cui vi ho parlato prima, questo cambio potrebbe andare verso la crescita, ma ho come la sensazione che appunto l'autunno è un momento dove riflettere su come cambiare, su che cosa è vantaggioso fare. E, e quindi non, cioè, se per esempio fosse una questione lavorativa, è più come se fosse un che cosa faccio, come mi muovo, che elementi sposto, tolgo o inserisco nella lista dei prodotti per incrementare le vendite. E per qualcuno potrebbe anche arrivare un'idea, una genialata, mi viene da dire, però ripeto, i tempi sono prematuri. Quindi è un po' come se aveste bisogno prima di riflettere ancora, di vedere le cose da un altro punto di vista, cercare di mettervi magari nei panni del cliente, nei panni del consumatore finale per capire quali sono i dettagli che si possono ancora migliorare, per esempio appunto nella presentazione di questo prodotto. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Abbiamo un'altra volta il carro. 7 di spade, voglio una carta per il 7 di spade. Luna. Mm. Ragazzi, io qui credo che ci sia qualche tipo di pensiero legato, ho in testa il sacrificio. Perché vi dico questo? Perché sento proprio come se qualcuno pensasse di dover sacrificare una, come vi ho detto prima, una parte della vita, della relazione, di una situazione per poter avanzare. Però questo è un vostro modo di vedere le cose che è dettato dalla paura. È come se qualcuno qui avesse paura di non avere più un'altra occasione e quindi si sta valutando effettivamente da che parte andare. Tenete presente che qui avete un fante, un asso di bastoni e un sole. Attenzione a quello che potrebbe essere l'impulsività piuttosto che i facili entusiasmi. Ma ripeto, sento che l'autunno sarà più un periodo di studio su come muovervi. Però adesso andiamo a vedere quali sono le situazioni settore per settore. Allora, partiamo dall'amore. Se siete single e non avete nessuno in testa, ehm, credo che potrebbe esserci da divertirsi,
una conoscenza in particolare, potrebbe esserci una buona differenza d'età, per qualcuno si tratta di una persona del passato che rivedete dopo un tot di tempo, però devo dire che sì, c'è come questa differenza di età. Devo anche dire che potrebbe esserci qualche cosa a livello intimo, ma ho come la sensazione che non vi esporrete più di tanto, cercherete più di creare un rapporto, se vogliamo, di amicizia, un rapporto trasparente, un rapporto in equilibrio. Guardate, se per caso, questo vale per tutti, sento che c'è come una dinamica di comportamento all'interno delle relazioni che voi potreste assumere che non è proprio sana ai fini della relazione. Cioè, se vogliamo diciamo, creare una relazione di tipo equo, non devo comportarmi come la madre o il padre del mio partner. Perché sento che è come se fosse un'attitudine che un po' avete. Non è che lo fate perché volete controllare l'altro, ma come atto di amore. E questo è anche comprensibile, però certe volte si confondono poi i ruoli. E anche nelle costellazioni familiari dicono che non è sano. Comunque questo era un messaggio così. Andiamo avanti con le persone ehm, che sono single e che potrebbero avere qualcuno in testa. Anche qui, ragazzi, ci potrebbero essere delle novità, ma io ho come la sensazione che dobbiate togliervi dalla testa alcune idee. Esempio. Magari c'è qualche parola in più, qualche scambio di messaggio, magari ci si incontra anche con questa persona che a voi interessa, però è come se più di tanto per adesso non potesse svilupparsi. Ci vuole del tempo, avete delle carte un po' lente in quest'autunno. Se siete in coppia, ragazzi, qui se siete in coppia, io ho come la sensazione, se la relazione va bene, vi dico, è come se si mettessero delle pietre sopra certe questioni per andare avanti con la relazione insieme. Però non sarà la soluzione migliore, cioè nel senso arriverete alla fine del periodo che vi renderete conto che avete messo la pietra sopra, però in realtà quella cosa è ancora lì, non è sepolta, vi dà ancora fastidio. C'è un 3 di spade, qui è un 6 di spade e un 7 di spade. Qui c'è come una sofferenza di base che bisogna elaborare, come se ci fosse stato un fatto che vi crea un certo tipo di difesa, un certo tipo di paura. Avevamo anche di nuovo la luna qua e il 9 di bastoni lì. Quindi c'è come da elaborare questa cosa. Vi dirò, molte volte non serve neanche parlare con l'altra persona, ma basta guardare le cose da un'altra prospettiva. La carta dell'appeso è qua per dirvi che lui è appeso, vi spiego proprio la carta. Questa persona è appesa, a testa in giù, con i piedi legati e non può fare altro se non stare lì e accettare la situazione, perché non ha mezzi per fare nient'altro. Ok? Quindi uno dei significati dell'appeso è quello dell'accettazione. Se noi siamo rimasti delusi dal comportamento di un'altra persona e questa persona però non l'ha fatto apposta, non si può che accettare che è stato così, cioè nel senso, pazienza. La prossima volta so che questa persona ha questa tendenza. Mm? Per quello che riguarda le persone, devo dire, sia che siate in una coppia, diciamo, stabile e serena, sia che siate in una coppia stabile ma non serena, io ho come la sensazione che nel periodo dell'autunno qualcuno cercherà di tappare dei buchi all'interno della relazione, che per certi versi potrebbe funzionare nel breve periodo, ma non vi fa sentire comunque appagati. Cioè, che facciate un viaggio, che vi spostiate, che andiate ad abitare insieme, che ci sia o no questo nuovo inizio, queste nuove idee, questo progetto,
Devo dire che alla fine della lettura, ragazzi, cioè io continuo a vedere questo sette di spade e questa luna. Qui c'è qualche proiezione, c'è qualche ideologia un po' troppo fantasmagorica da parte vostra. Probabilmente siete partiti con desideri, che magari, o sogni, che magari non avete ancora affrontato con il o la partner. C'è comunque anche un tema legato al passato e per qualcuno è come se tornasse in auge il tema del ma ci sposiamo o non ci sposiamo? Andiamo a convivere o non andiamo a convivere? Facciamo famiglia o no? Cioè è come un a che punto siamo con la relazione? Per chi invece avesse una relazione ni più o meno non so se sì o se no, Mhmm, anche qui diciamo che le cose non sono esattamente idilliache, ragazzi. Vi dirò, in questo caso ho come la sensazione che qualcuno si renda conto, prenda consapevolezza in quest'autunno che al di là dell'amicizia non può nascere niente. Magari è una bella relazione, vi trovate bene con questa persona a chiacchierare, avete le stesse idee, magari condividete anche del tempo insieme, ridete un sacco, ma non scocca la scintilla, non... Magari fate anche del buon sesso insieme, però è come se non si riuscisse ad andare oltre. C'è come un momento di stasi. Ok, parliamo del lavoro, ragazzi. Allora, per quello che guarda il lavoro, se siete senza lavoro, avendo questo asso di bastoni e due volte il carro, sento che qualche cosa potrebbe entrare. Ho anche come l'impressione che qualcuno abbia lasciato un lavoro stabile da poco, magari prima dell'estate. Devo dirvi la sincera verità, però per adesso non vedo contratti nel lungo periodo. Potrebbero essere collaborazioni, potrebbero essere lavoretti magari mensili che si rinnovano, sapete, piuttosto che lavoretti, insomma, più neri che bianchi. Però qualcosa si muove, poco, purtroppo poco, ragazzi. Un consiglio che vi danno le carte è di spostarvi, avete due volte il carro. Se avete sempre cercato lavoro nel raggio, per esempio, di 20 km, ampliate a 40 km, mandate i curriculum più lontano. Il fatto, perché vi dico questo, perché avendo il carro è facile che vi dobbiate spostare, fare diversi chilometri per riuscire a raggiungere il posto di lavoro. Quindi in questo caso, se non avete lavoro, andate oltre. Allungate la distanza, il raggio di chilometri entro il quale state mandando i curriculum. E un'altra cosa, non limitatevi a livello di possibilità. Cioè, se c'è un lavoro che magari, vi faccio un esempio, è vicino a casa, è remunerato bene, ha un orario che è fantastico, però è un lavoro che voi non avete mai fatto, non limitatevi, voi provateci, anche se non avete esperienza, cioè mandare un curriculum in più in meno non costa niente. Ok, però magari in quel momento all'azienda fa comodo avere qualcuno che è vicino all'azienda per i momenti di emergenza, per esempio, e anche se non avete esperienza, magari vi assumono. Quindi anche lì non limitatevi. Non pensate, ah, questo io non l'ho mai fatto, questo non sono in grado, figurati se mi assumono. Non mettete limiti alla provvidenza. Per quello che riguarda le persone che sono in un lavoro dipendente, ho come la sensazione che o stiate aspettando un trasferimento o stiate pensando di chiedere un trasferimento. Non perché vi troviate particolarmente male lì, anche se per qualcuno magari i colleghi non sono proprio idilliaci, ma perché è come se avessi bisogno di fare qualche cosa di più. È come se avessi bisogno di un vostro progetto, di qualche cosa di nuovo, ok? E ci sono dei progetti nuovi che arrivano. Parliamo di chi è autonomo.
Dunque ragazzi, qui devo dire che anche per voi vale il discorso del carro. Spostatevi, allargate il raggio d'azione, proponetevi ad aziende alle quali non vi siete mai proposti. Il lavoro in questo periodo non mancherà, potrebbero esserci dei nuovi progetti, però ho come la sensazione che dobbiate limare un pochettino le idee utopiche, cioè le cose impossibili da realizzare. Perché c'è un nuovo progetto qui, che qui con l'asso di bastoni e il fante di coppe potrebbe anche essere una nuova idea che arriva. Però ho come la sensazione che qualche nuovo progetto potrebbe iniziare. C'è un avvertimento che vi devo dare, però, se siete autonomi e iniziate nuovi progetti con terze persone, fate attenzione a quando le cose sono troppo belle per essere vere, perché qui abbiamo 7 di spade e luna. C'è qualche cosa sotto che voi non riuscite ancora a vedere. E per qualcuno si tratta di bugie che sono state raccontate nel passato. Quindi se questa persona con la quale inizierete una collaborazione è già stata una persona che avete conosciuto o con la quale avete collaborato nel passato, fate attenzione a questo modo di fare. Anche per quello che riguarda la sfera romantica, vi direi fate attenzione a quelli che sono, uno, i vostri sogni utopici, le vostre illusioni, due, potrebbero essere quello che vi dicono gli altri per illudervi. E siccome abbiamo sia un fante di coppe che il sole, qui l'entusiasmo potrebbe essere veramente tanto e essere un po' carente la razione, la ragione. Quindi farsi prendere, come vi dicevo prima, dall'entusiasmo, da questa passione per il nuovo progetto, per la nuova persona e perdere un attimino di vista il fatto che, aspetta un attimo, è la persona per me? È il progetto per me? È il collaboratore ideale per me? Per quello che riguarda il flusso di denaro, ragazzi, devo dire che sarete abbastanza benedetti. Cioè, vedo che comunque le casse piano piano saliranno in quest'autunno, si rimpingueranno. Potrebbe esserci anche una specie di compulsione, questo non risuonerà per tutti, però a spendere per la propria bellezza. È come se ci fosse una Venere dentro di voi che si sta risvegliando. Uomini o donne che siate non importa, eh. Però siccome insomma vedo anche che ne arriveranno, non vi potete lamentare, non vi potete lamentare. Se per caso avete fatto degli investimenti, ragazzi, anche se non siete tanto convinti di quell'investimento, vedrete i risultati in quest'autunno. Per quello che riguarda invece i nuovi progetti, devo dire che qui, come vi dicevo prima, ci sono come delle nuove collaborazioni in vista. Ehm, Ragazzi, per qualcuno ho come la sensazione che sarà necessario assumere qualcuno, perché non ce la farete in quest'autunno e quindi potrebbe essere necessario l'aiuto di qualcuno. E se per caso siete in fase di concretizzazione del vostro progetto, anche lì sento che qualcuno si è dato una data e per riuscire a rispettare questa data potrebbe esserci bisogno di chiedere una mano a qualcuno. Magari potrebbe essere un fratello, un figlio, un cugino, un parente che magari ne sa già di quella cosa lì e vi può aiutare. Per quello che riguarda invece la famiglia, sia che sia la vostra di origine, sia che sia quella che vi siete creata, devo dire che tutto sommato va benone. Sento un ambiente armonioso, sento comunque un ambiente amorevole. Potrebbe anche esserci qualche tipo di riunione familiare in questo trimestre, magari proprio per quella che vi dovete spostare, perché con il carro per qualcuno c'è un viaggio in previsione. Fatemi sapere poi nei commenti, ragazzi, se vi risuona e sarebbe anche interessante che riusciste a vederla magari verso novembre, soprattutto se siete nati nella seconda o terza decade, per vedere appunto se vi risuona.
Andiamo a vedere Osho che cosa ha da dirvi. Sono rimaste così, guardate, la guardo per curiosità. Condivisione. Condizionamento, che è la carta del diavolo. Cosa vi condiziona? Cosa vi impedisce di andare avanti e risplendere come questo sole? Il 6 di spade nello specifico è la carta delle credenze limitanti, e poi abbiamo un 7 di spade che è la carta anche un po' dell'autoillusione, delle bugie che ci raccontiamo, una carta di ego, è una carta di avidità, e qui abbiamo l'ego, il diavolo. Cosa vi condiziona? Io credo che con questo appeso in questo periodo riuscirete proprio a vedere quello. Cosa vi ha condizionato fino ad adesso? Cosa vi ha bloccato? Cosa vi ha ferito? Che cosa avete sempre pensato di dover sacrificare di voi? Vi faccio un esempio: ci sono persone, o meglio donne, che pensano di non poter avere, fa parte di tutto quel bagaglio di credenze limitanti che sono programmate nel nostro subconscio e che noi non abbiamo idea di avere, ovviamente, perché se no, insomma, cambieremo. Però ci sono delle donne, per esempio, che pensano di non poter far carriera se sono mamme. Come per dire, non posso realizzarmi come donna se scelgo la via della mamma. Ma questa è una credenza limitante. Primo, non è certo. Secondo, ci sono un sacco di donne che fanno tutte e due le cose con molto successo, e quindi si tratta appunto di elaborare che cosa vi condiziona, che cosa pensate di dover sacrificare di voi stesse, di voi stessi, della vostra vita personale, del vostro lavoro, della vostra famiglia, insomma. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. 2. Rilassati nel mio amore e a tua volta sprizza l'amore divino sul mondo che ti circonda. La prossima volta che ti capita di attendere qualcuno o qualcosa, pensa a queste parole, mettile in pratica e stai a vedere. Tutto lo stress e la tensione scompariranno e tu sarai in pace perfetta. Sii in pace perfetta ora e lascia che mi serva di te. Siate completamente liberi e siate uno con me. Accettatemi come fonte di ogni vostro bene. Venite a me con i cuori e le menti aperti, affinché io possa colmarvi di pace, amore e illimitata abbondanza. Rendete grazie in eterno per ogni cosa, camminate lungo le mie strade ogni giorno della vostra vita. Fate la mia volontà. Pace. Bellissime carte, ragazzi. E tutti i messaggi di questo mazzo sono bellissimi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Se volete poi iniziare un percorso di crescita con me, vi basterà contattarmi via mail, io poi vi mando una lettera dove vi spiego come lavoro, oppure potete abbonarvi al canale. Il percorso di crescita del canale è un po' più vasto rispetto a quello personale individuale che faccio, ed è più completo secondo me, mentre quello che io faccio a livello personale si lavora, diciamo, solo ed esclusivamente sulle credenze limitanti, ed è un lavoro molto più mirato. Comunque, per qualsiasi informazione potete contattarmi via mail. Vi ringrazio, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!